In seguito alla trasformazione di Parigi sotto il Secondo Impero, venne attuato il processo di modernizzazione complessiva della capitale francese, operato tra il 1852 e il 1870 da Napoleone III e dal prefetto Haussmann. Il progetto trasformò completamente l'urbanistica di Parigi, sia in centro che nei quartieri esterni, e vennero così trasformate le strade, i viali, le facciate, gli spazi verdi, l'arredo urbano, le fognature, la rete idrica, i monumenti pubblici, sostituendo all'immagine della Parigi antica e pittoresca quella di una città moderna, fatta di grandi boulevard, di amplissime piazze e di esaltazione dei monumenti, come l'Arco di Trionfo. Alcuni giovani artisti si incontrarono avendo in comune l'interesse per la pittura. Questi artisti sono Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Berthe Morisot, e a questi si affiancarono Degas e Cézanne, che rimasero però sempre indipendenti rispetto al gruppo, e così anche Manet, che rimase estraneo pur condividendo alcuni principi. Questo gruppo di giovani artisti per lo più sconosciuti organizzarono a Parigi, presso lo studio fotografico di Nadar, in Boulevard des Capucines, una mostra inaugurata il 15 aprile 1874 che fu molto contestata e creò grande scandalo. Infatti la critica dirà che il famoso Salon des Refusés era il Louvre in confronto alla mostra da Nadar. Tra gli artisti presenti in quella scandalosa mostra vi fu la pittrice Berthe Morisot, che faceva parte del gruppo, nonostante le convenzioni dell'epoca giudicassero disdicevole per una donna dedicarsi alla pittura sottraendo tempo alla famiglia. Il dipinto di Monet, Impression Soleil Levant, che fece molto scandalo all'interno di questa prima mostra degli impressionisti, rappresenta il porto francese di Le Havre all'alba, nella foschia azzurra rischiarata dal sorgere del sole, con navi lungo la costa e piccole barche di pescatori. Con questa opera Monet supera la concezione della rappresentazione statica della realtà, in quanto il quadro non è più la descrizione di un luogo, ma diventa racconto interiore. Infatti ciò che interessava a questo gruppo di artisti era esprimere le emozioni nel presente, vissuto come attimo fuggente. E anche la vita parigina la ritroviamo in moltissime opere degli impressionisti, come nel dipinto di Manet, molto famoso, del 1863, presentato al Salon des Refusés, e intitolato La Déjeuner sur l'herbe, che fece molto scandalo. Da questa mostra in poi i rapporti tra le giurie dei salon e questi artisti furono sempre tesi e spesso le loro opere furono rifiutate ma non passarono inosservati. Esperienze fondamentali per la nascita dell'impressionismo sono da rintracciarsi nelle esperienze pittoriche della prima metà del secolo, soprattutto nella pittura di Delacroix e dei pittori inglesi Constable e Turner. Uno dei punti di partenza degli impressionisti fu il gruppo degli artisti della scuola di Barbizon, dai quali furono fortemente influenzati per alcuni aspetti. Con il termine scuola di Barbizon si identifica un gruppo di pittori e una corrente paesaggistica del realismo, collegata alla località di Barbizon, un piccolo paese a sud di Parigi, ai margini della foresta di Fontainebleau, dove si riunivano alcuni pittori animati dalla stessa voglia di riscoprire la purezza della natura, immergendosi in essa, vivendo in uno dei luoghi più incontaminati. Tra gli esponenti della scuola di Barbizon c'erano Millet, Corot, Rousseau e Daubigny e molti altri. Temi principali erano il paesaggio e la gente al lavoro nei campi. Infatti possiamo notare come questo quadro di Pissarro, Spigolatrici, del 1889, fu fortemente influenzato dalle Spigolatrici di Millet del 1857. Qui a Barbizon questi artisti sperimentarono il concetto di studio dal vero, espressione del sentimento per la natura, legato al movimento romantico negli anni intorno al 1830. L'esecuzione dei quadri però non avveniva completamente all'aperto come in seguito faranno gli impressionisti, ma le opere venivano completate in un secondo tempo nel chiuso dell'atelier. Infatti gli impressionisti furono molto colpiti dalla tecnica en plein air della scuola di Barbizon, che però venne da loro applicata alla vita contemporanea oltre che alla natura.